Questo video è in collaborazione con... L'anno scorso con l'Artbox tinta unita da 110 colori ho realizzato questa illustrazione, che poi è diventata anche la cover del mio diario. E allora Tinta Unita mi ha detto: ma senti, ecco i nostri nuovi pack, fanne ciò che vuoi. Voglio dire, non avete che da chiedere, io sono qua. Abbiamo delle nuove cose qua con noi, e nello specifico questa è l'Artbox Premium Tinta Unita Skyline Color, che all'interno contiene matite con la nuova mina 4,2 mm ancora più resistente e che si può temperare con un comune temperino. Ce dovrebbe stare anche uno incluso nella box. L'ho perso. C'era, ma sono 110 matite, 4 fluo, oro, argento, 2 di grafite, e come se non bastasse ci sono anche 10 matite multicolor, con la punta che mescola vari colori, e la novità sono anche i 24 brush marker, con doppia punta, da un lato a pennarello, dall'altro a pennello. E conclusasi la presentazione dei coltelli Miracle Blade, dall'altra parte abbiamo queste bellissime basi in acrilico. Io voglio tappezzare una parete di questa cosa. Guarda, dai, ma è fichissimo! E i set sono composti da 51 matite, di cui si può avere sia la versione multicolor che quella Gradient, che sono queste matite qua, con questo corpo un po' effetto dipping e la punta monocromatica con variazioni di tonalità. Molto carine, anche se c'è da capire come possono essere sfruttate. E poi ci sono anche altri set metallici, ma la vera domanda qui è: avendo tutto ciò a disposizione, vogliamo fare una seconda edizione del disegno con stavolta più di 110 matite? Molte di più? Ma certo. Siamo solo io, lui, Procreate, una libreria sconfinata su Pinterest e Kama. Ma che vuoi? Ho buttato giù una bozza del disegno sul mio iPad, che poi ho riportato su carta, come al solito. Mi sono messa subito al lavoro senza neanche riflettere troppo e, come una sorta di trance, mi sono dedicata al mio nuovo soggetto. Volevo citare il vecchio disegno facendo qualcosa di simile, ma stavolta vorrei rendere tutto più floreale, articolato, variegato. Insomma, bisogna fare sempre meglio. E quindi ho realizzato questa ragazza che accarezza le sue tigri. Naturalmente so che sono tantissimi colori, e infatti saranno tigri molto colorate, ok? Anche stavolta mi sono concentrata molto, come prima cosa, sulla faccia del soggetto. Essendo il punto dove ricadrà maggiormente l'attenzione, ci tenevo che venisse bene. Mi serviva anche un po' come motivazione, perché siamo ancora all'inizio di una cosa che si prospetta essere molto lunga. Ecco, ho dimenticato di aggiornarvi per mezzo secondo, ma ho già utilizzato tantissime matite, sono pazza. Guardate qua: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 28, più o meno sono 35. So solo che questa è una scelta che pagherò molto cara, perché ho iniziato a tirar fuori matite dalla box senza un criterio, e adesso, quando vorrò riprendere un colore, non avrò altra scelta che cercarlo qua in mezzo, con anche il rischio di non trovarlo. Stavolta sono partita anche con un approccio un po' diverso. Sto stendendo delle velature di colore molto più leggere. Le andrò a calcare con altri colori e altre tonalità mano a mano che andrò avanti. Vediamo se si rivelerà un approccio migliore. Non mi dispiace affatto l'idea di continuare a disegnare finché posso, a oltranza, soprattutto se posso, se c'è un audiolibro che mi sta interessando, qualcosa del genere. Quindi stasera ho fatto un po' tardi, ma per essere il primo giorno mi reputo soddisfatta. Sono anche andata abbastanza avanti, anche se la strada è ancora lunga. Giorno 2. È un giorno importante perché oggi vorrei riuscire a stendere tutta una prima base di colore sopra il disegno. Questa volta, rispetto alla precedente, sono un po' preoccupata. L'altra volta avevo aggiunto appositamente delle strisce colorate in modo da poter mettere tutti i colori che volevo e potessi giocarmi così il trucco del uso tutte le matite. Mentre stavolta ho deciso di mettere un bel cerchio blu dietro ai soggetti, che me lo immagino tutto bello sfumatino, da una parte più verde acqua, eccetera eccetera. Però questo potrebbe limitarmi, perché ho paura di usare troppo blu e troppo poco di tutto il resto. Vedremo come andrà. Innanzitutto però voglio che indirizziate la vostra attenzione verso la tigre in basso a sinistra, quella che si prospetta essere la mia preferita. I suoi colori sono direttamente ispirati al mio Digimon preferito, Gabumon, quindi spero di riuscire a rendere giustizia all'idolo della mia infanzia. Mentre le altre due tigri ho pensato di colorarle rispettivamente di giallo e di bianco-rosa, che sono certamente due colorazioni un po' atipiche per delle tigri, ma d'altronde non volevo dare l'idea che fossero degli animali veri, quanto piuttosto delle creature un po' aliene, un po' uscite da degli anime. La protagonista di questo disegno indossa una specie di fascetta con delle corna che, se vi ricordate, sono proprio una citazione al mio disegno dello scorso anno. Un'altra parte secondo me molto giocosa e carina è questa enorme collana di sfere che le ho messo al collo. Ho pensato di farle tutte colorate in modo differente. All'apparenza può sembrare una cosa un po' infantile, però potrebbe ricordare come delle enormi gomme da masticare. Secondo me funzionerà bene. In basso, nell'immagine, ho inserito un po' di natura, foglie, fiori, piante. Il problema è che soprattutto nella parte centrale
centrale ancora non so come dovranno incastrarsi tra loro. Anche nella bozza, quella è la parte che ho lasciato più vaga e incompleta, sperando che la me del futuro sarebbe stata in grado di risolvere il problema. Quel futuro è sempre più vicino e ancora io non ho capito bene come fare. Però mi devo dire molto soddisfatta. È vero che il primo giorno non avevo combinato moltissimo, ma dopo la giornata di oggi sento di essere sulla buona strada. Non sarò ancora al punto in cui posso felicitarmi di vedere la fine, ma almeno non sono più all'inizio. A che punto siamo? Buono, secondo me si fa prima a contare le matite che sono rimaste dentro la box piuttosto che quelle che ho messo fuori. Quelle multicolor sono ancora tutte al loro posto, vabbè. Ottimo punto, ottimo punto. I marroni sono sempre un pochino il mio problema e resta da capire poi come dovrò usare questi pennarelli che ancora non lo so. Però nel complessivo, secondo me domani finisco. Questa zona è più finita di questa, però prende forma e anche se c'è una dominante di blu, in generale non mi dispiace. Domattina devo mettermi qui, dare del mio meglio. Comunque anche stasera si è fatto presto, Stamattina mi sono svegliata con un dramma. Non c'è spazio, dannazione. Lo vedete questa scrivania è piena di roba? E allora, invece di finire questo disegno come avrei dovuto, mi sono messa a smontare tutto e a rimontarlo diversamente per creare spazio. Ma scusa, ma tu non dovevi girare un video tipo con scadenza oggi? Sì, ma questa cosa mi rilassa, Kama. Come sono rilassata? Sono rilassata. Una volta completato questo importantissimo compito che andava svolto ora, in questo momento, che mi ha permesso di avere una scrivania nuovamente sgombra, finalmente posso tornare a registrare il video. Ma diciamoci la verità, non è che fosse proprio l'impedimento della vita, È che io ogni tanto non so perché non riesco proprio a mettermi a fare le cose che dovrei fare. A volte mi invento delle pulizie di casa impellenti, un impegno improrogabile, che poi non è che me lo inventi di sana pianta, l'impegno c'è veramente, è solo che magari avrei potuto farlo anche dopo. E invece mi ritrovo a procrastinare qualcosa di veramente importante per fare qualcosa di superfluo. Il tema di questa giornata sono i contrasti e la definizione. Stare qui a disegnare sulla faccia delle mie tigri e sulla vegetazione fino a che non ne avrò avuto abbastanza è tutto ciò a cui devo pensare. E vi dirò, anche se avevo un'idea più o meno accennata di come avrei voluto il disegno nel complessivo, non avevo deciso gran parte delle sfumature di colore che ho usato sulle due tigri in basso. In particolare quella bianca ha improvvisamente iniziato a piacermi così tanto da scalzare dal podio Gabumon per aggiudicarsi un meritatissimo primo posto. Probabilmente è dovuto al fatto di aver usato tantissimi differenti colori per realizzarla. Malgrado avrebbe dovuto essere soltanto una tigre bianca, il grigio e le sfumature del suo pelo sono l'unione di rosa, verde, blu, giallo, marrone, lilla e forse anche altro. C'è un po' di tutto e penso che il risultato finale lo faccia vedere bene. E comunque anche stasera a una certa ha iniziato ad essere un po' tardi. Speravo fosse molto più presto. Allora, sono 3-4 giorni che mi ritrovo qua in studio a lavorare soprattutto di sera. Non lo so perché, sono sempre stata una detrattrice negli ultimi anni del lavoro di sera e questo spiega perché io sia in ritardo. Guardate cosa resta. Praticamente quasi nulla. Solo i pennarelli. È caduto qualcosa? E queste matite multicolor che non so come mettere all'opera. Il resto del raccoglitore è stato completamente svuotato. Ma stasera una voce calda e accogliente mi ha detto: ma vuoi che ti do una mano? Io ho detto: guarda, ci avrei da prendere un volo domattina. Grazie! Per cosa? Hai detto che mi davi una mano. Sì, ma non pensavo avresti detto di sì. Meno male che iniziamo. Ora, io e Rick abbiamo due approcci molto diversi al disegno, quindi era prevedibile che ci sarebbero state delle discussioni a riguardo. Attenzione che se ora ci ripassi sopra però appiattisci tutto, Dici veramente che riesco a coprire quello che ho appena fatto? Faccio un bordo. Con questa? Sì, come nella tigre. Oh mio Dio, ma è tantissimo questo bordo. Sì. Oh mio Dio. No, vabbè. Oh, vabbè, te lo cancello. No, smettila. Poi perché l'hai fatta storta? È storta questa. Vabbè, ma sei venuta a sindacare su queste cose, ma scusa. Vabbè. Sei libero. Ci siamo quasi, Mancava poco per concludere finalmente l'opera, quindi ho speso l'ultima mezz'ora ad aggiustare un po' i dettagli. Visto che già l'anno scorso mi ero fatta prendere un po' dal tema dei tarocchi, anche stavolta ho deciso di aggiungere alcuni dettagli floreali che li potessero richiamare, dei quali mi ero dimenticata completamente, fino a poco prima di finire il disegno. Quindi gli ultimi ritocchi li ho riservati proprio per quelle parti che all'apparenza possono apparire un po' marginali, ma sono secondo me importanti per distribuire bene il peso nella composizione.
illuminazione. Siccome non sono riuscita fino all'ultimo a venire a capo di come usare questi pennarelli, alla fine mi è venuta l'illuminazione. Quale modo migliore di utilizzare queste punte per creare gli ultimi dettagli finali del mio disegno? Arrivata a un certo punto, con strati su strati di matita messi uno sull'altro, inizia a essere un po' difficile entrare nel dettaglio e fare delle linee molto sottili. Ecco, con l'uso delle punte di pennarello questo problema non si pone, anzi, grazie al fatto che è possibile accentuare un po' i contrasti, ho potuto creare le ultime rifiniture finali che hanno dato quel tocco in più al risultato. Fatto questo, posso felicemente dire che ho finito. Allora, dico solo che in extremis, per queste palline sulla testa della protagonista, sono riuscita a usare praticamente tutte le matite. Oh no, quelle fluo. Oh no. Vabbè, ho usato praticamente tutte le matite. Sono in quella fase in cui guardo il disegno e dico, fammelo vedere da lontano. Beh, ci potrebbe stare, no? Facciamo un veloce confronto. Secondo me il richiamo è palese, però è più dettagliato, dai, ci sono molti più elementi. Facciamo un bel reveal con le riprese fatte bene. Direi che stasera abbiamo proprio esagerato. Mi perdonerete se in conclusione a questo video sono un po' stanca, ma lo volevo proprio chiudere. E ce l'ho fatta. E sono mega contenta. Vi ringrazio moltissimo per avermi anche questa volta accompagnato in questo video di disegno. Ringrazio enormemente Tinta Unita che mi ha permesso di provare le loro nuove uscite. E anche se quest'anno non sono riuscita a utilizzare ogni singolo pennarello presente nella box, se avrete occasione di provare le loro matite, i loro brush pen o le loro art box, sarei molto curiosa di vedere i vostri disegni, quindi nel caso potete taggarmi su Instagram per farmeli vedere. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un baffetto affettuoso.